Se pensate che la vostra stanza sia troppo piccola, allora dovreste provare T4God, un enorme labirinto che si districa fra le stanze di casa vostra. Come ci riesce? Creando dei sentieri che si intersecano tra di loro, apparendo e scomparendo dietro stretti angoli e tornanti. E tutto questo 100% room scale, senza mai dover utilizzare la levetta del controller, se volete. Ma partiamo subito dal gradimento. A chi può piacere T4God e a chi no? Vi piace se amate l'esplorazione di labirinti che cambiano continuamente, grafica retro e minimalista e meccaniche di gioco arcade. Mentre se volete un gioco poco impegnativo in termini di tempo, o se cercate un classico sparatutto, oppure se volete una grafica moderna, T4God non fa per voi. Sebbene offra un gameplay insolito, grazie al quale si potranno percorrere chilometri e chilometri, davvero, la distanza da percorrere in totale è di 10 chilometri, reali. Ma non è niente di innovativo, si tratta di uno dei tanti roguelike sparatutto. Il pretesto per farvi entrare in questo enorme labirinto, che ha inizio da un misterioso cubo di pietra che si erge dal sottosuolo nel mezzo del deserto, è quello di cercare vendetta contro il dio re che ha causato la morte della vostra famiglia. Offre diversi aiuti alla navigazione, inizialmente non proprio intuitivi e comprensibili, ma d'altronde siamo all'interno di un'enorme struttura aliena, quindi diamo per buono che la cosa sia voluta? Insomma, dovrete studiare un po' la mappa e i simboli sulle porte per capire come navigare. Una volta compreso come seguire la mappa, potrete scegliere dove andare e una volta acquisita la conoscenza per andare dove volete, e allora il gioco inizierà a diventare avvincente. In caso contrario, non avventuratevi in T4God senza avere compreso come utilizzare la mappa, altrimenti l'esperienza si trasformerà in un incubo fatto di noia e sensazione di girare inutilmente in tondo. E la vostra valutazione del gioco potrebbe essere pilotata da un'errata comprensione del gioco, quindi ricordate che i simboli sulle porte indicano la direzione del percorso verso il quale volete andare, cioè significa che se volete andare verso il punto che si trova a destra sulla mappa rispetto alla vostra posizione, dovrete entrare nella porta, indovinate un po', esatto, quella con la freccia che indica verso destra. L'ingegno degli sviluppatori nel creare T4God consiste nell'aver ideato un sistema di creazione procedurale della mappa fatta di corridoi sovrapposti che si rivelano o nascondono dietro a ogni angolo e svolta. Si può perfino fare capolino per vedere il nuovo percorso e semplicemente tornando indietro ci si ritrova nel corridoio precedente. Questo sistema offre la possibilità di percorrere chilometri e chilometri reali, pur muovendovi sempre all'interno del vostro 2x2, anche se a volte si avrà la sensazione di girare in tondo, perché si svolterà sempre nella stessa direzione. E ovviamente più piccola è la vostra area di gioco e meno ci saranno variazioni nelle direzioni da poter prendere. Per esempio, se la vostra area è stretta e lunga, potrete procedere soltanto avanti e indietro, mentre se avete a disposizione un quadrato 2x2, starete continuamente a camminare in cerchio. Si potrebbe pensare che questo sistema favorisca il motion sickness, e invece no, perché sebbene io mi accorga dell'inganno che si cela dietro la creazione del percorso, il cervello non mette in discussione quello che sto facendo, perché lo sto mettendo in pratica con il mio corpo. Durante l'esplorazione poi troverete armi che vengono anche rilasciate dai vari robot a difesa del labirinto e potrete potenziarle o personalizzarle nelle stazioni per la modifica dell'equipaggiamento. Non ci sono meccaniche particolari per lo shooting, semplicemente si impugnano le armi, si preme il grilletto e quando si scaricano bisogna trovare le stazioni di ricarica, visto che stiamo parlando di armi a energia. Ci sono anche scudi protettivi e armi esplosive. Il concetto di T4God è affascinante, anche se questo non è bastato a farmi valutare questo gioco come imperdibile. La distanza maggiore che sono riuscito a percorrere è stata di 3,5 km e non perché non sia riuscito a sopravvivere oltre o perché poi il gioco diventa troppo impegnativo, ma per la scarsità del variare delle situazioni. Nonostante abbia percorso circa un terzo della distanza totale da percorrere, non ho notato variazioni significative o aumento graduale della sfida. L'estetica del gioco
gioco, seppur ricca di reminiscenze anni 80 o primi anni 90, risulta sempre uguale, con alcune brevissime esperienze all'aperto che mostrano un'enorme città aliena con strutture svettanti e cieli attraversati da strane navi e creature volanti. Ma sono rare situazioni di passaggio. Il vivo del gioco, se così possiamo definirlo, si svolge all'interno dei corridoi claustrofobici del labirinto. Non è facile definire la durata del gioco perché è strettamente legata alla velocità con cui riuscirete a trovare la strada giusta. Oppure, una volta capito come seguire il sistema di navigazione, sarete voi a decidere se esplorare in lungo e largo oppure andare dritti al punto, anche se non sarà facile. E lo so che siete arrivati fino a questo punto per sentire solo quello, il mio parere personale, ed eccolo qui. Ero curioso di provare un gioco con un sistema di movimento simile, cioè room scale, ma potendo sfruttare il mio spazio di gioco. E con questo sistema di corridoi che si generano dietro a ogni angolo, sebbene inizialmente la cosa mi avesse sorpreso, ben presto mi sono ritrovato a sbadigliare mentre percorrevo gli spazi angusti dell'ambiente di gioco. Insomma, svanito l'effetto nostalgia per la grafica, la colonna sonora e gli effetti audio, mi sono ritrovato in un gioco a tratti monotono, lungo, vuoto, inutilmente dispersivo e carente di variabilità. Di contro, a volte sono rimasto incantato da alcuni scenari e situazioni. Per esempio, viaggiando su un enorme treno armato con cannoni, mi è stata data la possibilità di controllare una torretta semplicemente con lo sguardo per difendermi dall'attacco di un'enorme nave aliena. Ma si è trattato di un frangente di pochi secondi, inoltre un'ora di viaggio tra stretti corridoi vuoti e desolati. Se a tutto questo aggiungiamo il prezzo di 20 euro, direi che T4 God può essere un buon acquisto se preso in sconto, magari acquistandolo tramite il mio link col 25%. Però mi sento di potergli dare fiducia, perché comunque ci sono tornato a giocare e scommetto che a molti di voi potrebbe piacere, specie se avete amato i roguelike a scorrimento frontale che tanto abbiamo giocato nei nostri vecchi Amiga e Commodore 64. Vi lascio a qualche secondo di gameplay di T4 God. Grazie per la visione completa, like, iscrivetevi e cliccate sulla campanella attivando tutte le notifiche per essere aggiornati sui nuovi video. Va bene, è tutto, ci vediamo alla prossima, un saluto, avanzi DVR. Thank you.